Ciao a tutti, cari amici di Fabula Talk. Io sono Maurizio, il vostro amico scientifico. Oggi tratteremo il tema delle valanghe. Le infiltrazioni nel manto nevoso di acqua da disgelo, o eccezionalmente di acqua piovana, indeboliscono i legami tra i cristalli di neve e destabilizzano gli strati in cui tale acqua si accumula. Sia le valanghe di neve a debole coesione che le valanghe di neve a lastroni possono essere formate da neve bagnata. Le infiltrazioni nel manto nevoso di acqua da disgelo, o eccezionalmente di acqua piovana, indeboliscono i legami tra i cristalli di neve e destabilizzano gli strati in cui tale acqua si accumula. Sia le valanghe di neve a debole coesione che le valanghe di neve a lastroni possono essere formate da neve bagnata. Spontanea, quando è provocato da fattori come ad esempio il peso della neve fresca o il rialzo termico, per una causa improvvisa come vibrazioni dovute al vento e ai rumori, oppure molto frequentemente quando qualcuno, sciando, la crea involontariamente con il proprio peso. Valanga nata grazie all'ausilio di esplosivi. Questo può accadere nei comprensori sciistici quando vengono bonificati i pendii pericolosi. Questo tipo di valanghe si formano quando uno strato compatto di neve si appoggia su uno strato più debole innescando un sovraccarico. Questo di solito è dovuto al passaggio di sciatori o escursionisti su pendii con una inclinazione pari o superiore a 30 gradi. Valanghe di questo tipo si estendono partendo da un punto di distacco andando verso il basso. La neve scivola a valle inglobando altra e sempre di più lungo il suo cammino. Questo tipo di valanghe spesso avvengono durante o subito dopo una nevicata oppure in caso di forte sbalzo termico. Apparentemente simili a quelle a lastroni, avvengono quando si stacca l'intero manto nevoso, scivolando sul terreno e portandosi a valle. Tipiche di abbondanti nevicate su terreni erbosi, sono uno dei problemi maggiori per le vie di comunicazione. Sono fra le più pericolose e proseguono su notevoli dislivelli e con grandi quantità di neve. La neve quindi, scendendo, si mischia con l'aria formando una nuvola di polvere. Questo tipo di valanghe possono raggiungere notevoli velocità e causare ingenti danni. Avvengono in presenza di forti aumenti di temperatura, con la neve umida e pesante. Questo tipo di valanga è tipica del periodo primaverile o quando avvengono nevicate abbondanti con temperature non rigide e seguite da un rialzo termico. Per la loro elevata pericolosità è stata stilata una scala dei pericoli che va dal debole al molto forte. Debole. Il manto nevoso è in generale ben consolidato e stabile. Il distacco generalmente è possibile solo con un forte sovraccarico su pochissimi pendii ripidi estremi. È rappresentato dal colore verde. Moderato. Il manto nevoso è moderatamente consolidato su alcuni pendii ripidi, per il resto è ben consolidato. Il distacco è possibile soprattutto con un forte sovraccarico sui pendii ripidi indicati. Non c'è da aspettarsi grandi valanghe spontanee, viene rappresentato dal colore giallo. Marcato. Il manto nevoso presenta un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi. Il distacco è possibile con un debole sovraccarico soprattutto su questi punti. In alcune situazioni sono possibili valanghe spontanee di media grandezza e a volte in casi isolati anche grandi valanghe. Viene rappresentato di colore arancione, forte. Il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggior parte dei pendii ripidi. Il distacco è probabile già con un debole sovraccarico. In alcune situazioni c'è da aspettarsi molte valanghe spontanee di media grandezza e talvolta anche grandi, ed è di colore rosso. Molto forte, il manto nevoso è in generale debolmente consolidato e per lo più instabile.
Sono molto probabili numerose grandi valanghe spontanee, anche su un terreno moderatamente ripido. Il colore di rappresentanza è rosso e nero. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.